In questo momento sopra la mia testa stanno volando dei corvi e dei grifoni, io non pensavo neanche esistessero i grifoni, e no, non sono su Harry Potter, sono in Friuli, ora vi dico dove. Che animali ci sono in Italia? Sono andato nel cuore del Friuli, in particolare qui c'è la riserva naturale del lago di Cornino, un ottimo modo per dare uno sguardo a quali animali vivano in queste zone. Ambiente! C'è il fiume Tagliamento, il più grande fiume del Friuli Venezia Giulia. Nonostante Google lo disegni come un fiume qualsiasi, da satellite si nota subito che è composto da tanti fiumetti separati e intrecciati. Lui è indomabile, non ha argini, è libero come l'aria, o meglio come l'acqua. Per motivi storici militari ha pochissimi ponti e interventi umani. Si tratta forse del più grande fiume selvaggio d'Europa. E poi ci sono le prealpi Carniche, erose da un enorme ghiacciaio 10.000 anni fa che, sciogliendosi, ha dato vita a laghetti, corsi d'acqua, sassi, pietre, rocce, sassi piccoli, ancora sassi, boschi e piante. Ancora sassi, pietre, sassi piccoli, ancora sassi, pietre, ancora sassi. Vi chiederete, ma chi è che vive sui sassi che sono così scomodi, duri, senza wifi, col sole che picchia? Ebbene, è proprio perché c'è il sole che picchia che li scalda e li rende molto attraenti per animali col sangue freddo, che sono così poveri che non possono scaldarsi neanche col loro corpo, animali molto pigri che volano sfruttando le correnti calde e piante che amano il caldino, e quindi gli animali che amano le piante che amano il caldino. Ma passiamo all'ambiente preferito dal Massari, l'acqua dolce. Nelle acque dolci una volta abbondavano questi gamberi di fiume, se li trovate significa che l'acqua è pulitissima. Ora sono sempre meno frequenti perché sono buoni da mangiare. Se andate nella chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave vedrete come se li sbaffava anche Gesù quando faceva cene con gli amici a Oderzo. Ma soprattutto il gambero divenne preda del suo cugino americano, il gambero della Louisiana, importato per essere dato in pasto alla trota e trasformarla così in trota salmonata. Ma per qualche mistero lui si è scappato dal laboratorio e ora è a piede libero a distruggere l'ecosistema. Il bellissimo lago di Cornino contiene un sacco di gamberi di fiume. Si è formato con lo scioglimento del ghiacciaio e no, non ho messo nessun filtro blu, è proprio blu di suo, come la piscina in cui è immerso un reattore nucleare. L'acqua è purissima, i gamberi non mentono, e lo è perché il ricambio dell'acqua non avviene tramite fiumi che entrano e portano porcheria, bensì tramite le falde sotterranee. Questo garantisce un ricambio continuo come in un acquario, però ha anche temperature costantemente basse e poco predisposte alla vita di organismi. È un'acqua così pura che puoi farci il bagno. Attenzione, è vietato farsi il bagno. Sapete perché questi laghi sono così blu? Perché c'hanno batteri. Grazie Tommaso per la battuta. I cianobatteri sono microorganismi che appaiono come delle alghe azzurre e uniti alle alghe verdi e alla trasparenza dell'acqua danno questo colore incredible. Ci sono tante farfalle, questa è una Vanessa atalanta. Le rocce al sole sono caldine e diventano il posto ideale per i serpenti perché hanno il sangue freddo. Queste sono vipere dal corno, molto velenose. In particolare sono femmine, i maschi hanno il disegnino dorsale più scuro e guardano il calcio. Siccome la teca è aperta sopra, a volte entrano degli uccellini. Una volta è entrato un frosone, la vipera ne ha mangiato metà trasformandolo in un cilindro. In Italia queste vipere sono presenti solo qui a nord-est, cacciano stando ferme e aspettando che la preda si avvicini, come noi quando ordiniamo la pizza a domicilio. Lungo il lago sono riuscito a riprendere un rarissimo ramarro, una lucertola verde fluo, e non perché ha bevuto le acque del lago. Queste immagini valgono più di quelle del Bigfoot. Su acqua stagnante ci sono rane e rospi, ma faceva freddino e se ne sono stati a casa a guardare Amazonia Prime. Ho cercato di riprendere degli insetti pattinatori sull'acqua, ma mi è venuto meglio il video sul ramarro. Queste penne strappate indicano che qualcuno si è mangiato un uccellino a morsi. Queste sono le cascate di acqua caduta, si chiama così perché l'acqua, se fate attenzione, cade giù. La struttura che si sta formando sotto è dovuta al carbonato di calcio che l'acqua deposita man mano. Il materiale si chiama travertino, dal latino Tiburtinus, riferito alla città di Tivoli che ne aveva un sacco. Il carbonato di calcio si presta ad essere modellato dall'acqua e l'anidride carbonica. Queste ondine sono fatte di carbonato di calcio e anche queste rocce che la pioggia nel corso dei millenni scava lasciando dei segni. Questa ha impresso fossili di barriera corallina di quando qui era un mare tropicale 144 milioni di anni fa. Al tempo filmavo i documentari con questo telefono. Queste piante sembrano disegnate con Photoshop. Passiamo ai boschi. Il terreno ancora umido ci ha permesso di scorgere qualche impronta di animale. Questa è di capriolo, si vedono gli zoccoli piccoli. Questa è di volpe o di cane, sicuramente di un comunissimo cane che ha rovinato il gioco. Questa piccola è di un altro capriolo e questa è di un cervo. Questa è di un piccolo Transformers. A volte senti il rumore di foglie che si muovono, ma sono solo degli stupidi merli. Qui abbiamo un cervo maschio e due femmine.
Il maschio sta cambiando pelle perché è primavera. Quelle che ha in testa non sono corna, bensì è il palco. La differenza è che le corna sono fatte dello stesso materiale delle nostre unghie e quando ce le hai te le tieni. Il palco è fatto di osso ed è ricoperto da un sottile strato di tessuto connettivo, è morbidino e cade e ricresce ogni anno. Viene usato per difesa e per mostrarsi più belli, anche se l'arma definitiva che i maschi usano per rimorchiare le femmine è urlare più forte di tutti. Urlare complimenti, ovviamente. Tutti gli animali chiusi in riserva non potrebbero vivere selvaggi perché sono nati in cattività o hanno dei problemi fisici debilitanti. Questo bruco dovrebbe essere della Amata fegea, macaoni. Altri animali del bosco sono volpi, tassi, lepri, che saranno in giro a divertirsi. Leccio è un albero che ama stare in un clima mediterraneo, ma siccome qui la roccia scalda e siamo rivolti a sud, quindi il sole batte per più tempo, è cresciuto pure nel freddo nord Italia. Piace tanto ai corvidi perché ha le noccioline. Già dal lago di Cornino li si può vedere volare sui monti. Ci sono corvi reali, aquile, poiane, stupidi merli, nebbi e grifoni. I grifoni non sono come quelli di Harry Potter, sono avvoltoi come quelli del libro della giungla. Qui trovano un habitat ideale perché sfruttano le correnti calde che si formano grazie alle rocce al sole per planare e volare. I grifoni sono necrofagi, mangiano le carcasse di animali abbandonati. Non uccidono mai un animale, anzi, sono abbastanza dei cagasotto, planano solo quando ne vedono uno già morto. Come noi al supermercato. Anche quelle della riserva sono delle carcasse trovate in giro, sono dei netturbini preziosissimi. Guardate come si muovono, proprio come nei cartoni animati. Il collare bianco è una sorta di bavaglino per impedire che il sangue coli sulle piume e asciugandosi appesantisca le ali, mentre il collo lungo e senza piume è l'ideale per entrare nel cibo. Vivono fino a 60 anni e fanno un solo uovo all'anno. Il loro scheletro fa molto Jurassic Park, si vede bene come le ossa siano cave per essere più leggeri. Hanno un'apertura alare di quasi 3 metri e planano sulla preda a spirale, esattamente come nei cartoni animati. Questo è un corvo reale, fa un sacco di casino, ma quando lo filmo si emoziona. Questa è una poiana, l'uccello che si vede spesso sui tralicci delle viti e dici wow, un falco, e invece è una poiana. Ma il mio animale preferito è il bellissimo allocco degli Urali, che dorme perché è giorno ed è felice. Le penne del viso sono posizionate in modo da confluire nelle orecchie, ha un udito molto fine, non ascolta certo la trap. Quando caccia è silenziosissimo, infatti le sue piume sono molto morbide per limitare l'attrito con l'aria, si nutre di topolini e pulcini. Qua invece c'è uno stupido gufo reale che rimane nascosto e tutte le cose che ho detto sull'allocco, ma è scontroso e non si mostra. Guardate che faccia, si vede che se la tira. È il rapace notturno più grosso d'Europa e quindi si è montato la testa. Peccato, mi era partito così bene e poi mi è scaduto. Dalla cima di Monte Prat si possono vedere corvi e grifoni volarti vicino. Quassù hanno messo un alloggio, dove Freeland mi ha invitato a dormire una notte, così da tenere d'occhio in ogni istante, guardate che vista, i volatili friulani. Molto apprezzati piccoli accorgimenti ambientali come le bottiglie di vetro, la raccolta differenziata, prodotti di qui e una bottiglia di friulano. Allora, non so se rende, ma sono proprio sopra di noi. Col telefono non si vede una cippa di me. Guardali. Sono proprio qua sopra di noi. Quelli dovrebbero essere corvi. Prova ad attrarli corrompendoli con una patatina. Eccoli. Da qui si vede la pianura friulana a sud, quello è il tagliamento, quello è il monte di Ragogna dove si è combattuto subito dopo la disfatta di Caporetto e quello è il fiume Arzino che si immette poi nel tagliamento e tutti i colli delle prealpi carniche. E questo era uno scorcio di habitat del Friuli, uno sguardo agli animali che abbiamo sotto casa. Ho portato la reflex per provare a fare qualche foto. Missione abbastanza fallita. Vino friulano su Friuli.